Oggi siamo qui con questa webcam, ovvero la YOLOCAM S3, una webcam uscita relativamente di recente che si è imposta come la migliore webcam sul mercato in un certo range di prezzo, in una certa fascia di webcam. In questo video ti spiego le caratteristiche e perché ha raggiunto questo risultato. In questo video, come ti raccontavo nell'introduzione, parliamo di una webcam. Questa webcam si è imposta fin da quando è uscita come la migliore webcam nella sua fascia di prezzo e per le sue caratteristiche, ok? In questo video provo a raccontarti le caratteristiche e nella seconda parte a, giustamente, farti vedere il filmato come viene fuori da questa webcam, in modo che le parole che io ti racconto poi abbiano anche un riscontro con la realtà. Però prima di iniziare, unboxing. Ora che hai visto l'unboxing, sai che bene o male tutte queste webcam, anche le altre che ho recensito sul mio canale, hanno una dotazione di serie abbastanza standard. Quindi c'è la webcam, ovviamente c'è il cavo USB-C e c'è il supporto magnetico al quale fissare la webcam in modo da poterla tenere sul monitor, su uno stativo, su un treppiedi, su un braccio, insomma dove ti pare. Ok, allora inizio a raccontarti le caratteristiche in modo tale che tu comprenda perché nel momento in cui sto facendo questo video questa webcam è la migliore in commercio. Dopo ti farò vedere le immagini. Allora, partiamo dal sensore. Il sensore è l'elemento fondamentale di una webcam o di una macchina fotografica, quindi ancor più dei pixel, perché spesso ci si concentra erroneamente sul numero di pixel quando in realtà ci si dovrebbe concentrare sulla grandezza del pixel, ma questo è un altro discorso. Faremo altri video dove approfondiremo il concetto in maniera un po' più tecnica. Qui parliamo di grandezza del sensore. Più è grande il sensore, provo a semplificare il concetto, più luce entra all'interno della webcam e migliore sarà il file finale, l'output che viene fuori. Questa qui attualmente ha il sensore più grande in commercio per una webcam e quindi già solo questo la rende la migliore. Una seconda caratteristica che va di pari passo con il sensore, con la grandezza del sensore, è l'apertura. In questo caso abbiamo 1.85. In realtà è un'apertura un po' particolare perché di solito è 1.8 o 2 eccetera eccetera, ma 1.85 non l'avevo mai sentita, però è un'apertura abbastanza buona perché permette a tanta luce di entrare all'interno della webcam, quindi ancora una volta il file finale, quello che vedrai, sarà un file sicuramente meno rumoroso. Rumoroso stiamo parlando non di rumore audio ma di rumore video, ovvero quell'effetto sgranato che si vede soprattutto nei colori scuri. Ok? Bene. Altra caratteristica importante è la lunghezza focale. Lunghezza focale che è un 24 mm equivalente. In questo momento la macchina fotografica che sto utilizzando io ha una lente da 24 mm, quindi più o meno
il campo visivo che tu vedrai è più o meno questo, soprattutto perché, a proposito di campo visivo, field of view ha un'angolazione di 82 gradi, ok? Quindi non è la webcam con una visione più ampia possibile, ma sicuramente è molto interessante. A me non piacciono molto quelle webcam che hanno un campo troppo ampio, perché inquadrano troppo del set che hai. 82 secondo me è un buon field of view, ok? Bene. Un'altra caratteristica è che puoi zoomare questa webcam fino a 4% senza perdere in risoluzione. Questa è una cosa veramente molto interessante, perché in alcuni casi, soprattutto se vuoi delle riprese un po' più close up, un po' più strette, potresti provare a zoomare. Non puoi avvicinare magari la webcam troppo a te, perché non puoi provare a zoomare senza perdere qualità, e questo secondo me è veramente molto molto interessante. Sempre in termini di qualità, questa qui è una webcam ovviamente in 4K che arriva fino a 30 fps, mentre se scegli l'opzione 1080 arriva fino a 60 fps. 60 fps significa che dopo quel video puoi anche provare un po' a rallentarlo, perché magari ti serve fare delle scene un po' più a rallentatore. Col 60 fps puoi farlo tranquillamente senza perdere qualità. Questa webcam, come ormai siamo abituati, tutte le webcam lavorano con l'intelligenza artificiale. In questo caso che cosa fa l'intelligenza artificiale? Adatta l'esposizione, il bilanciamento del bianco e la riduzione del rumore in base alla scena che ha di fronte. Quindi vuol dire che se hai una scena particolarmente buia, questa webcam, grazie al suo sensore, grazie all'intelligenza artificiale all'interno del suo sensore, riuscirà ad adeguare meglio le sue caratteristiche, le sue specifiche alla scena, dandoti sempre un risultato buono. Come tutte le webcam, anche questa ha un software a corredo, ma di questo te ne parlerò in un prossimo video, perché voglio dedicargli un video, perché ha diverse funzionalità molto interessanti e voglio farti vedere appunto come funziona. Ultima caratteristica, ma non meno importante, e non so se ti ricordi, all'inizio ho detto che questa webcam era abbastanza pesante, è perché il corpo è tutto in metallo. Perché è in metallo? Perché i ragazzi di YOLOLIVE hanno sviluppato questa YOLOCAM S3 in modo tale che, grazie a questo materiale, possa dissipare meglio il calore e quindi essere attiva, essere accesa per tante ore consecutive senza dare nessun tipo di problema. Quando si ha a che fare con webcam che hanno il corpo in plastica, spesso, probabilmente te ne sei accorto, dopo un po' diventano bollenti, e se le tieni accese troppo tempo, questo calore che non viene dissipato potrebbe mandare o in stop la macchina per protezione, o addirittura la macchina potrebbe danneggiarsi. In questo caso, essendo tutto in metallo, c'è una dissipazione del calore garantita, perché i ragazzi di YOLOLIVE lo dicono chiaro sul sito, è garantita la dissipazione del calore, quindi questa webcam può essere accesa per sempre senza avere problemi. E mi sembra una cosa molto interessante, soprattutto se fai live, soprattutto se fai podcast lunghi, soprattutto se hai bisogno di tenerla accesa per fare riprese molto 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 lunghe. Ecco, questa è un'altra caratteristica di tutto rispetto. Arrivati a questo punto ti ho parlato di tutte le caratteristiche di questa webcam, a questo punto te la devo far vedere. Ok, questa è la qualità che viene fuori dalla YOLOCAM S3. In questo momento stai vedendo le immagini che vengono fuori direttamente dalla YOLOCAM S3. La maggior parte dei parametri sono stati messi in automatico in modo da cercare di influenzare meno possibile la qualità, fermo restando che puoi migliorarlo andando a ritoccare un po' i parametri, ma non lo farò e non lo farò neanche in post-produzione, in modo che tu abbia delle immagini che siano quanto più reali possibili. Anche le luci sono le stesse che ho usato prima con la mia fotocamera che, per quanto non ultimissimo modello, comunque ha una qualità paragonabile attorno a 2.500 euro. Qui stiamo parlando di una webcam che costa meno di 250 euro. Io ti lascio il link in descrizione, perché molto spesso, lo sai, ci sono offerte, sconti, promozioni, per cui sicuramente te la puoi portare a casa anche a una cifra minore. Ecco, quindi che cosa ne pensi? Dal mio punto di vista è pazzesca perché ha una qualità incredibile. E soprattutto, lo sai, il mio studio non amo avere luci molto forti, e nonostante questo è perfetta, non c'è rumore, i colori sono quelli giusti. Anche io ho cercato di metterla proprio nello stesso modo in cui era settata prima l'altra fotocamera, in modo da vedere anche più o meno la stessa inquadratura. Tu non lo vedi, ma te lo farò vedere in un prossimo video nel quale
ti parlerò anche del software, c'è un box intorno al mio volto perché ho scelto la messa a fuoco che dà priorità al volto, quindi io mi sto muovendo in questo momento e c'è questo box che velocissimo mi insegue, quindi questo ti garantisce una messa a fuoco, in questo caso del volto, sempre precisa. Infatti vedi? Perfetta, veramente perfetta. Che dirti, ci saranno altri video su questa webcam perché sono rimasto veramente impressionato dalla qualità, per cui sicuramente ti parlerò del software, magari proveremo a fare dei paragoni con altre webcam, insomma. E le webcam stanno diventando, e questo è un vantaggio per te e per tutti quelli che producono contenuti, stanno diventando veramente a un livello molto alto e in molti casi possono essere un'alternativa super economica rispetto a comprare fotocamere costose con lenti e quant'altro. Va bene? Come al solito ti lascio il link di questa webcam qui nella descrizione e se hai dubbi, domande e curiosità, ovviamente io sono qui, quindi commenta e ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e ci vediamo settimana prossima.